Onegashi, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Torniamo a parlare di spade e torniamo a parlare di spade con Daniela, che è tornata qui a trovarci, l'insegnante di spada della nostra scuola, e oggi scopriremo quanto può costare una spada, partendo da una spada economica magari per iniziare a praticare fino magari a una spada da collezionista. Scopriremo così le varie fasce di prezzo che dividono le spade per qualità, per l'esigenza che uno ha, e Daniela ci dirà per ogni fascia di prezzo che oggetto, che tipo di katana riusciremo a comprare. Dopo la sigla. Allora Daniela, intanto partiamo da una cosa generica. Un katana, una spada giapponese, quanto può costare? Il prezzo di una spada giapponese può variare molto e dipende da tanti fattori. Si può trattare di un'imitazione, di una replica, oppure anche di una spada di nuova fabbricazione, o addirittura anche di un pezzo di antiquariato. Quindi per questo motivo il prezzo appunto può variare molto. Partiamo dalle poche decine di euro fino anche a cifre importanti come oltre i 200.000 euro. Naturalmente per questo video non prenderò in considerazione le spade, diciamo, repliche, diciamo la spada di Kill Bill e la spada di Michonne di Walking Dead che si trovano su Temu, che costano poche decine di euro, ma partiremo naturalmente da delle spade di una qualità abbastanza buona per essere almeno impugnate in sicurezza. Ok, naturalmente la differenza di prezzo, come hai già detto, si riferisce al fatto che una spada prodotta industriale e una spada prodotta da un fabbro o una spada già esistente antica chiaramente hanno prezzi diversi. Naturalmente le spade realizzate da fabbri possono arrivare anche a raggiungere delle cifre molto alte, essere anche molto costose, ma non si può escludere che anche spade fabbricate in modo industriale possano comunque raggiungere le stesse cifre di prezzo. Ok, allora io scarterei, come ho detto, le spade quelle da cosplay, diciamo, e iniziamo con delle repliche che si possono trovare su internet e su dei negozi specializzati, che sono spade che possono andare dai 100 ai 150 euro. Cosa mi dici di queste katana che troviamo a questi prezzi? Sicuramente sono delle katana da utilizzare principalmente per scopi decorativi, sono delle spade... Quindi teniamola in esposizione ma non usiamola? Appesa al chiodo ma non usiamola? No, decisamente no, sono spade comunque non affilabili che proprio per la bassa qualità dei materiali non sarebbero in grado di reggere alla pressione esercitata durante la pratica, o comunque che non dispongono della resistenza necessaria per poter praticare comunque in sicurezza. Bueno, intanto noi sappiamo, giriamo sui siti perché compriamo regolarmente le spade, nuove spade, oppure gli allievi che arrivano al dojo naturalmente devono comprare le prime spade, quindi siamo informati sui prezzi. Dopo la prima fascia, che va dai 100 ai 150 euro, passiamo a una fascia di prezzo superiore dove troviamo spade che costano tra le 200 fino ad arrivare anche alle 500 euro, quindi 250 fino a 500 euro. Qui la situazione migliora? Sì, soprattutto diciamo per l'estremo più alto della... Parliamo sempre fascia. Comunque di spade industriali, sì, naturalmente. Certo. Che possono anche arrivare ad avere dei materiali di qualità più elevata, ma che comunque devono essere utilizzate con cautela, perché dipende naturalmente da come sono state fabbricate. Quindi non è che comprare una spada da 500 euro è comunque una spada che posso usare per tagliare, per combattere. Bisogna sempre stare attenti e soprattutto saper riconoscere se i materiali che sono stati usati sono di qualità. Tu stai dicendo questo, sì, esatto. di non fidarsi troppo del prezzo, ma bisogna guardare comunque la spada. Saliamo e superiamo i 500 euro, lasciamo i 500 euro e saliamo a qualche migliaio di euro, quindi abbiamo più di 1000 euro, quindi 1000, 1500, 2000, 3000 euro. Riusciamo a comprare questa volta una spada di qualità? Dipende, anche in questo caso. Sempre dipende sempre, non c'è il prezzo, ok, vai. Anche in questo caso dipende appunto da come sono state realizzate. Anche in questo caso non abbiamo la fattura originale delle katane giapponesi, sono pur sempre degli esemplari realizzati a macchina con un unico tipo di acciaio, e questo sicuramente non le rende completamente aderenti alla spada originaria,
però sicuramente hanno una qualità maggiore e possono anche essere utilizzate per la pratica del taglio del tameshigiri, seppur in sicurezza. Quindi finalmente con qualche migliaio di euro riusciamo ad avere una spada, diciamo, di qualità sicura con cui possiamo tagliare senza esagerare, sì. Però abbiamo una spada versatile che possiamo usare per la nostra pratica. Perfetto. Più di qualche migliaio d'euro, a questo punto non so più che cifra chiederti e ti direi, superati appunto 2-3 mila euro, che succede? Quanto possiamo spendere? Beh, arriviamo alle spade di fascia superiore che possono arrivare anche fino agli 8.000 euro. Questo diciamo è lo scalino che possiamo prendere in considerazione, perché oltre questa cifra naturalmente saranno spade troppo costose per andare ad acquistare una replica, ma sono troppo economiche per poter parlare ancora di spade autentiche, antiche, veri e propri pezzi di antiquariato giapponese. Ah, quindi praticamente una replica chiaramente più di tanto non potrà mai costare, non potrà mai valere, però siamo ancora su cifre troppo basse per prendere o farsi fare una spada originale. Ecco, allora sono curioso di sapere dopo allora che scalino abbiamo. Voglio andare subito sulle spade, diciamo lasciamo da parte le spade industriali e cominciamo a parlare di spade realizzate a mano da un autentico fabbro giapponese giorni nostri. Quanto si spende? Sicuramente superiamo gli 8.000 euro come fascia di prezzo. Sono spade di nuova fabbricazione, come dicevi, realizzate però da giovani fabbri che svolgono... C'è differenza tra un giovane fabbro e un vecchio fabbro? Beh, sicuramente nel prezzo scopriremo di sì, c'è una differenza. Ce lo spieghi dopo, ok. Sono spade appunto di nuova fabbricazione che vengono forgiate anche per portare avanti un'attività che ha sicuramente anche un valore culturale. Sono spade che il governo giapponese riconosce come patrimonio, cioè come fabbricazione culturale dell'antico mestiere dello spadaio, diciamo, del fabbro. Sì, ed è un mestiere che viene anche regolato da alcune norme. Si arriva addirittura a regolare la quantità di lame che un fabbricante di spade può produrre. Parliamo di 2 lame lunghe e 3 lame corte al mese. Ah, cioè più di 2 spade lunghe al mese non possono fabbricare. Vabbè, ci vuole anche tempo comunque per realizzare una spada, forse chiaramente ci deve essere un rapporto qualità, a parte il prezzo, uno standard di qualità che naturalmente può essere rispettato solo se ci si lavora per un determinato periodo di tempo, secondo me. Quindi fare spade così velocemente magari non c'ha la stessa qualità. In modo industriale sicuramente. No, non si può fare. Ok. Sicuramente gli elementi che influiscono nel costo di una katana non dipendono unicamente dalla lama, ma anche dalla qualità e dalla ricercatezza degli accessori che possono portare a far salire il prezzo di una katana anche di parecchio. Ah, perché chiaramente quando mi faccio fare una spada la voglio fare come mi piace a me e magari scelgo dei materiali e questo va a pesare sul costo anche di parecchio a volte. Bene, quindi allora scavalliamo questo prezzo dei giovani fabbri, 10.000 euro, e arriviamo dove? Arriviamo fino un fabbro giovane, siamo su questa cifra qui. Un fabbro invece meno giovane, più famoso, come si può dire? Quanto può costare una spada? Possiamo arrivare anche a cifre veramente importanti, parliamo anche di prezzi che raggiungono i 50.000 euro. Che non è male, È una bella spada, devo dire, è una bella spada questa. Anche in questo caso naturalmente la qualità e la ricercatezza dei materiali sono quelle che fanno salire maggiormente il prezzo, insieme naturalmente alla notorietà del fabbro che le ha forgiate. Naturalmente il fabbro più esperto, garanzia di un prodotto migliore, come si dice, la qualità e il marchio si paga e quindi costa di più. Sono naturalmente spade, come si diceva in precedenza, prodotte in un numero limitato, quindi se prima si parlavano di 2 esemplari al mese, ora siamo addirittura a degli esemplari prodotti in numero ancora più limitato, e quindi la rarità dei pezzi sicuramente fa crescere il prezzo anche. E queste sono spade in tutto e per tutto prodotte con la stessa fattura delle antiche spade che hanno usato i samurai.
Beh, allora a questo punto parliamo un po' delle spade invece autentiche, cioè c'è un mercato, siccome sono state prodotte veramente migliaia e migliaia di spade in Giappone durante il periodo dei samurai, quindi ci sono ancora oggi delle spade che i collezionisti o gli amatori possono acquistare per dire di avere una spada originale. Sì. E qui la curiosità è un po' tanta, perché ma quanto può costare una spada appartenuta a un vero samurai dell'antico Giappone? La fascia di prezzo è abbastanza ampia, partiamo dai 5.000 euro e arriviamo fino a 50.000 euro. Però ecco, se prima abbiamo detto che ci costruiscono una spada buona con le stesse fatture, ci vuole almeno dai 10, 20, 30.000 euro, però con 5.000 euro potrei prendere una spada originale. Beh sì, originale sì, però avrebbe sicuramente dei difetti e delle ammaccature che naturalmente si è portata avanti nel tempo, che non la renderebbero utilizzabile per la pratica. Okay. Quindi 5.000 euro si parla di spade arrivate molto difettose, in cattive condizioni, sì, cioè, esatto. Tanto per dire ce l'ho, ecco. Sì, Okay. sostanzialmente sì, fino ad arrivare comunque a 50.000 euro, che sono le spade tenute in condizioni migliori e che possono essere un vero e proprio pezzo di antiquariato. Non parliamo però ancora, allora ho capito, non parliamo ancora di spade però in perfette condizioni, sono sempre spade che hanno attraversato appunto tantissimi anni, ecco. C'è la possibilità di recuperare una spada appartenuta a un samurai, fatta da un fabbro giapponese, tenuta perfettamente. Di che cifre si parla allora qua? Sono cifre veramente alte, parliamo di un minimo di 200.000 euro fino a cifre veramente veramente importanti. Sono spade il cui valore dipende non solo da un aspetto culturale, da un aspetto storico, ma sono spade di cui è possibile identificare il fabbro che le ha realizzate, la scuola a cui apparteneva, la provincia da cui questa spada viene, quindi hanno veramente un valore inestimabile. Sono spade che generalmente hanno con sé anche dei documenti di valutazione che ne attestano appunto la provenienza, come dicevamo prima, la qualità dei materiali utilizzati e appunto il fabbro che le ha realizzate. Ok, allora io concluderei chiedendo a Daniela, una persona che inizia a praticare qualsiasi stile di spada e che appunto deve comprare per la prima volta, a parte il bokken, se pratica anche con il legno, una spada, un katana, quanto consigli, che fascia dovrebbe prendere, che prezzi dovrebbe guardare per essere sicuro di avere una spada, insomma, che gli permette di praticare e chiaramente un rapporto qualità-prezzo decente? Sicuramente quando si... Scartando sempre le repliche da cosplay che sì. Qualcuno si presenta al corso ogni tanto con la spada di Kill Bill, la spada di Michonne, di Temu da 40 euro, quelle no, quelle non vanno usate ragazzi, quelle non vanno usate. Tenetele lì, usatele quando c'è Lucca Comics, ma non le portate in dojo. Sicuramente quando si inizia con la pratica è sempre bene restare su una fascia di prezzo abbastanza bassa che permetta di avere un oggetto di qualità per la pratica, ma che non arrivi a costare cifre eccessive. Per una prima spada io direi di restare su una cifra tra i 150 e i 200 euro. Anche 250, sì. Dai, anche 250, dai, per Natale anche 250. Sì, sicuramente questa è la fascia di prezzo che permette di avere un oggetto adatto alla pratica senza però investire delle cifre importanti, essendo comunque all'inizio. Più avanti con la pratica è sicuramente raccomandabile utilizzare oggetti più di qualità che possono in qualche modo adeguarsi meglio anche all'evolversi della pratica, ma stiamo parlando comunque di cifre relativamente contenute se pensiamo al costo delle spade che dicevamo prima. Chiaramente. Consiglierei di restare su una cifra, un massimo di 1.000 euro, che permette di avere un oggetto valido, un oggetto con cui si può anche praticare i tagli, il tameshigiri, ma che comunque è in grado di resistere alla pratica, una lama adatta per la pratica, ma che non costi una cifra eccessiva, ecco. Non abbiamo detto una cosa importante, che tu stai preparando un viaggio in Giappone. Beh sì. Ecco, quindi manca ancora un po', però hai intenzione di andare in Giappone e prenderti una di queste spade?
credo sarebbe complesso da riportare indietro, però chissà, magari. A qualche museo però andrà. Sicuramente. Ok, beh ragazzi, il video finisce qui. Se avete altre domande più precise che volete fare a Daniela sarà lieta di rispondervi sotto il video, sotto i nostri commenti, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato! Per l'esigenza che uno ha, e Daniela ci illustrerà secondo la sua cosa. E Daniela ci spiegherà, ci mostrerà cosa, non ci mostra niente, se i prezzi non li vende mica. Una spada nuova, fabbricata nuova, seppur come replica, se fabbricata appunto da... no, qui mi sto incartando. Naturalmente le spade effettuate... no. Allora, come ho detto, superiamo i 500 euro, anzi scavalliamo il migliaio di euro, qualche migliaio di euro, quindi un valore culturale. Infatti sono, scusami, più di 2 spade lunghe al mese non possono fabbricare. E 3, perché ridi? Perché fa ridere sta cosa, perché un po' sappa niente. Della katana che viene realizzata sono anche i materiali che sicuramente uno sono di marca, via, qui si paga il marchio, qui è Balenciaga, questa roba qui. Delle antiche spade che hanno usato i samurai. Potevi dire sì, però.